Hai mai sentito una storia di passione e segreti così intensa da sembrare quasi surreale? Oggi ti racconterò la storia di Emily, una donna che, apparentemente felice nella sua vita, scopre un giardino nascosto che cambierà tutto. Una relazione proibita che metterà alla prova i suoi desideri più profondi. Rimani fino alla fine, perché quello che accadrà è così inaspettato che ti lascerà senza parole. Immagina di vivere una vita tranquilla, dove ogni giorno segue lo stesso ritmo, senza sorprese né emozioni. Emily, una donna di 35 anni, vive proprio così, sposata con un uomo che ama, ma la cui relazione è ormai consumata dalla routine. Il suo mondo è fatto di impegni quotidiani, cene silenziose e brevi conversazioni. Un'esistenza che, purtroppo, si sta facendo sempre più monotona. Ma un giorno qualcosa cambia. Mentre passeggiava nel suo quartiere, Emily scopre un piccolo cancello arrugginito nascosto dietro una parete di edera. Curiosa, spinge il cancello e si ritrova in un giardino segreto, nascosto agli occhi di tutti. Un luogo che sembra appartenere a un'altra dimensione, lontano dalla sua realtà grigia. Quello che Emily non sapeva, però, è che quel giardino avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Ogni angolo di quel giardino era come un sogno che prendeva vita. I fiori selvatici sbocciavano in un tripudio di colori che Emily non aveva mai visto prima. L'aria era densa di un profumo inebriante, che sembrava liberarla da tutte le preoccupazioni. Si sentiva come se fosse entrata in un altro mondo, lontano dalla sua vita quotidiana. Camminando tra le piante, i suoi passi la portarono verso una piccola casetta in pietra, nascosta tra le fronde. Era lì che lo incontrò per la prima volta. Alex, il giardiniere. Con il suo sguardo profondo e il corpo scolpito dal lavoro all'aria aperta, aveva qualcosa di misterioso, di magnetico. Non appena si guardarono negli occhi, Emily sentì un fremito che le percorse la schiena. Non era solo l'aria fresca del giardino a farle battere il cuore più forte. C'era qualcosa in Alex, qualcosa che Emily non aveva mai sperimentato prima. Era un richiamo che non riusciva a ignorare. Le visite di Emily al giardino diventarono sempre più frequenti. Ogni volta Alex era lì, pronto ad accoglierla con un sorriso che non nascondeva più il loro segreto. Ogni conversazione, ogni sguardo tra loro era carico di una tensione che cresceva con ogni incontro. Il giardino divenne il loro rifugio, un luogo dove Emily poteva finalmente sentirsi viva. Tra le sue braccia si sentiva di nuovo desiderata, amata. Ogni bacio, ogni carezza, era come se tutto il resto del mondo non esistesse più. Lì, nel giardino segreto, non c'erano promesse non mantenute, non c'erano giorni vuoti. Emily si trovava sempre più divisa tra l'amore che provava per suo marito e la passione travolgente che cresceva per Alex. Eppure il giardino rappresentava una fuga, un mondo lontano dalla sua vita che, sebbene fosse felice, sembrava ormai troppo limitata. Ogni incontro con Alex intensificava la lotta interiore di Emily. Da una parte c'era il legame profondo che provava per suo marito, con il quale aveva condiviso anni di vita e ricordi. Dall'altra c'era il desiderio bruciante che non riusciva più a tenere sotto controllo. Emily sapeva che ciò che stava facendo non era giusto, che stava tradendo la fiducia di suo marito. Eppure, in quel giardino, trovava una versione di se stessa che non aveva mai conosciuto, una donna capace di provare una passione che non aveva mai immaginato esistesse. Le emozioni si mescolavano: amore, colpa, piacere e rimpianto. Ogni volta che tornava a casa, il peso della doppia vita la schiacciava, ma non riusciva a rinunciare a quella sensazione di essere finalmente viva. Il giardino, con i suoi segreti, le dava un rifugio, ma le poneva anche una domanda: fino a quando sarebbe riuscita a nascondere la verità? Un giorno la verità venne a galla. Durante una delle sue passeggiate quotidiane nel quartiere, Emily incrociò suo marito, che stava tornando dal lavoro. Ma non fu un incontro casuale. Dietro di lui, nascosto tra gli alberi, Emily vide Alex. La sua mente, ormai sopraffatta dalla paura, non riusciva a mettere insieme i pezzi, ma il suo cuore batteva forte, come se già sapesse che tutto stava per crollare. Quando Emily tornò a casa quella sera, il suo silenzio fu più pesante del solito. Non disse nulla, ma nel suo sguardo c'era tutto: il rimorso, la paura e la consapevolezza che nulla sarebbe mai stato più come prima.
Il marito la guardò con occhi che cercavano una spiegazione, ma nessuna parola uscì dalle labbra di Emily. Il giardino, il loro segreto, era ormai fuori controllo. Il confronto tra Emily e suo marito avvenne una settimana dopo. Lui finalmente la affrontò. Le chiese se fosse stata infedele, se avesse amato un altro uomo. Le parole di Emily furono confuse, piene di dolore. Non è mai stato un altro uomo. Era qualcosa che non riuscivo a trovare con te. Un qualcosa dentro di me che ho scoperto in un altro luogo, in un giardino, disse, il volto segnato dalla sofferenza. Il marito la guardò per un lungo minuto e in quell'attimo Emily capì che lui sapeva già. La sua calma non era segno di indifferenza, ma di una triste accettazione. Non posso perdonarti, Emily, ma ti capisco, disse infine, con una tristezza che la fece sentire vuota. Con il passare del tempo, Emily si ritrovò a confrontarsi con una solitudine che non si aspettava. Il giardino, un tempo rifugio segreto e pulsante di passione, ora sembrava solo un luogo vuoto, privo di risposte. Alex, quel giardiniere misterioso che l'aveva fatta sentire viva, era ormai svanito, lasciando dietro di sé solo ricordi sfocati. Il marito, sempre più distante, non le dava più conforto e la sua vita sembrava scivolare via, giorno dopo giorno. Ma Emily non era più la stessa. La passione che aveva vissuto nel giardino l'aveva trasformata, rendendola consapevole che la vita non è solo una questione di obblighi. C'era un mondo di emozioni non vissute, di desideri nascosti e di libertà da esplorare. Emily ritorna nel giardino, si siede sulla panchina, con lo sguardo fisso all'orizzonte dove il tramonto si fonde con l'infinito. La sua mente è piena di pensieri contrastanti, paure, desideri e forse anche speranze. Non c'è risposta a ciò che sta per fare. Continuerà a cercare Alex o rimarrà nel suo matrimonio cercando di ricostruire qualcosa che sembra ormai perduto? La domanda rimane aperta. Forse non sapremo mai come andrà a finire. Ciò che resta di questa storia non è la risposta, ma la domanda. Cosa succederà a Emily? Il giardino, il marito. Alex, ogni elemento della sua vita è ora un enigma da risolvere, ma nessuna soluzione è certa. Forse Emily troverà la sua strada, oppure forse si perderà nei suoi desideri. La bellezza di questa storia è che il futuro è ancora tutto da scrivere. La domanda rimane aperta, come il giardino e come la sua stessa vita. Cosa pensi che sia successo? Se fossi al posto di Emily, cosa avresti fatto? E se fossi al posto di Alex o del marito, come avresti reagito? Scrivilo nei commenti, voglio sapere la tua opinione. Prima di andare, non dimenticare di lasciare un like a questo video, iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere le prossime storie incredibili. La prossima potrebbe essere ancora più sorprendente. Ci vediamo al prossimo video.